Ciao a tutti ragazzi, un benvenuto a tutti dal vostro Luca Tran, come state ragazzi? Tutto bene? Oggi andremo a vedere un video interessantissimo, come impostare una difesa veramente top. Quindi quali sono i consigli e le caratteristiche da tenere in considerazione chiaramente dei nostri giocatori, se ci sono delle istruzioni particolari magari da dare, la disposizione in campo, conviene giocare con due terzini offensivi, con due difensivi, con un DC, con un terzino offensivo o mattatore che più ne ha più ne metta. Ragazzi, ora andiamo subito chiaramente a vederlo. Ragazzi, questo modulo è un modulo veramente top, ma oggi non analizzerò chiaramente il modulo nello specifico, ma ci faremo chiaramente un video dedicato i prossimi giorni. Oggi andremo a parlare solo e esclusivamente di difesa, quindi come è meglio impostare la difesa. Allora ragazzi, io parto da un presupposto. Intanto, prima di tutto, prima di disposizioni, prima di due terzini offensivi, uno difensivo e l'altro offensivo, o due difensivi e viceversa, vabbè, comunque chi più ne ha, ripeto, più ne metta. Io ragazzi vi dico, prima di tutto guardate gli stili di gioco. Quali sono gli stili di gioco? Sono chiaramente quelli sotto il nome del giocatore, quindi Paolo Maldini ad esempio terzino difensivo. Perché? Adesso non entrerò troppo in merito agli stili di gioco perché altrimenti diventa un video lunghissimo e ovviamente vi rimando al video sempre presente nel mio canale nella quale vi parlo appunto degli stili di gioco. Però quello da considerare prima di tutto ragazzi è proprio questo, perché se noi mettiamo uno stile di gioco che non è buono o comunque uno stile di gioco che in determinate situazioni potrebbe lasciarci dei buchi in fase difensiva, ovviamente capiamo bene che diventerebbe un problema parlando appunto di difesa. Il discorso ragazzi qual è? Conoscere appunto come si muovono, cioè questi stili di gioco. Ok, il computer mi dice che il terzino difensivo farà un determinato tipo di movimento e l'incontrista ne farà un altro. Ok, ma io poi quando vado a metterli in campo ragazzi mi ci trovo? Questa è la prima domanda che dobbiamo farci. Quindi per capirlo come dobbiamo fare? Solita risposta ragazzi, dobbiamo semplicemente provare, giocare e testare. Ad esempio una semplicissima modifica come quella che potrei aver fatto io, di mettere sopra Van de Ven che è un incontrista, quindi farà determinati movimenti a uscire, ad andare appunto incontro alla palla quando appunto siamo in fase di riconquista. Possono abbinarsi bene ai movimenti invece che farà un terzino difensivo, che sono, per capirci, simili a quelli più o meno che farà uno sviluppo. Ripeto, non entro in merito troppo adesso agli stili di gioco, però per chi magari è un pochino più esperto capisce che tipo di movimenti andrà a fare. Poi anche qui ragazzi ci sono chiaramente da fare anche un discorso delle build, cioè come maxare ragazzi un giocatore. Io come lo maxerei Maldini, no? Cioè mi devo chiedere questo tipo di discorso qui. Da buon difensore centrale Maldini, ma lui faceva un po' tutto in difesa, ma quando faceva il centrale ragazzi come si muoveva? Ecco, noi dobbiamo intanto capire questo, cioè dobbiamo dire Maldini io lo voglio che sia un terzino anche se difensivo, cioè lo voglio proprio più terzino che difensore centrale, oppure più magari centrale che terzino, o fare una build mista. Ok, cosa però essenziale ragazzi è pur sempre comunque di ricordarci appunto quali erano le caratteristiche di quel giocatore. Classico esempio, Maldini ovviamente non era un attaccante, quindi inutile che io gli vada a dare tutto su finalizzazione, colpo di testa, tiro a giro e via dicendo, quando ragazzi lui chiaramente il suo forte era la difesa, era la velocità, era riconquistare palloni, non fare gol. Poi magari segnava anche durante i colpi di testa, i calci d'angolo e via dicendo, però ragazzi ovviamente non era un attaccante. Quindi quando andiamo a buildare i giocatori ricordiamoci sempre come questi si muovevano in campo, come giocavano, che ruoli facevano, perché già lì ci dà un'idea appunto di che tipologia di carta andare a fare. Poi comunque c'è l'autoselezione, eventualmente per chi non si vuole diciamo impicciare troppo con le build, può far fare in automatico alla CPU, anche se secondo me qualche volta è buono dare qualche piccolo parametro a proprio gusto e piacimento, come faccio io ad esempio con la velocità. La velocità ragazzi secondo me
è diventato ormai fondamentale su questo gioco averla livellata bene, perché se noi andiamo a dare appunto una velocità di 75, di 76 a un giocatore 80, 82 e abbiamo attaccanti che hanno 105 di velocità, ragazzi, capite bene che è impossibile praticamente prenderli, cioè come dire facciamo una gara, io ho una 500 e tu c'hai una Ferrari. Ovviamente ragazzi sarebbe una competizione a senso unico. Quindi ragazzi, capito questo, altro discorso, conviene dare le istruzioni individuali? Dipende ragazzi, dipende. Io diciamo che ai difensori centrali le istruzioni individuali non le do mai, perché comunque dobbiamo lasciarli muovere un po' per quelle che sono le caratteristiche, cioè se io mi metto due terzini offensivi non ha senso dargli a entrambi il difensivo, tanto vale ragazzi metto un terzino difensivo, cioè o decido di mettere, come ho fatto qui, un terzino offensivo perché voglio che spinga, o altrimenti no. Altra questione ragazzi, difesa a 3 DC e un terzino, oppure due terzini offensivi, difensivi, quello che volete, difesa così, i due centrali anziché essere messi uno a fianco l'altro, messi uno sopra l'altro. Che ne dite ragazzi? Qual è la soluzione migliore? A dire il vero ragazzi non c'è una soluzione migliore. Diciamoci la verità, forse la soluzione messa così, con 3DC e un terzino destro barra sinistro, è una soluzione ragazzi molto usata, perché ho notato che tende a lasciare molto meno spazio centralmente. Però ragazzi dall'altro lato ovviamente possiamo patire un pochino il discorso sulla fascia, perché se io giocassi contro una squadra del genere, ok, io l'esterno glielo metto altissimo e larghissimo, ok, proprio in modo tale da dare fastidio a quel difensore centrale, quindi ci sono sempre poi chiaramente le contromosse. Altra questione, che tipologia appunto di carta ci metto? Cioè una coppia, qualcuno di voi intanto mi chiede, ma una coppia buggata quale potrebbe essere? Beh ragazzi, una coppia buggata in assoluto, ma quello per regola generale del calcio è sviluppo incontrista, cioè sviluppo come questo Beckenbauer è incontrista, ok, perché uno va e l'altro copre, ma ripeto il terzino difensivo fa un po' la stessa identica cosa, tenderà a muoversi un po' simil sviluppo. Ma infatti per questa ragione ragazzi io li ho messi proprio così, li ho messi uno sopra l'altro perché credetemi in questa maniera non lasciano proprio minimamente spazi, ma se comunque non vi fidate provare appunto per credere, o eventualmente lasciare comunque anche la difesa schierata in maniera orizzontale come sempre diciamo nella difesa classica di tutti i moduli. Ma perché ragazzi ho messo così e proprio l'incontrista davanti? Perché l'incontrista davanti ragazzi mi aiuterà molto anche nella riconquista dei palloni e abbiamo comunque sempre copertura dietro, quindi ragazzi non è messo a caso, diciamo, no, che ho messo qui Van de Ven, potevo mettere Beckenbauer, potevo mettere Maldini, no, ho notato che ragazzi così proprio la difesa gira bene e non lascia buchi. Se io metto Maldini davanti ragazzi succede un putiferio, perché Maldini essendo più avanti tenderà comunque a rimanere ovviamente un pochino più su, e allo stesso tempo però comunque Van de Ven, che è un incontrista, tenderà a uscire quando si troverà lì l'attaccante, quindi io praticamente non avrei più solo un difensore che esce, ne avrei ben due che escono. Consideriamo magari un'azione di contropiede in cui ho Cafu un po' sollevato perché magari era andato a crossare o era lì nella zona del centrocampo, ragazzi io alla fine difendo con un Beckenbauer e basta, ok? Quindi anche qui, perché non metto il terzino sinistro ma metto il difensore centrale? Ragazzi, perché fondamentalmente è vero, preferisco avere magari un'arma debole, tra virgolette, no? Che potrebbe essere la mia fascia, però allo stesso tempo ragazzi ho copertura al centro, cioè centralmente con una squadra, con una difesa messa così, credetemi che è difficilissimo passare. Potresti passare solo sì per vie laterali, ma per vie laterali io potrei tranquillamente sostituire
Beckenbauer, se vedo che mi stai martellando di cross, sostituisco il mio amico Beckenbauer, ci metto il terzino, come in questo caso Chiellini, che è un gran marcatore, te lo attacco lì, ti metto l'istruzione e ovviamente potrai sicuramente crossare, ma con molta più difficoltà, perché ovviamente hai un giocatore addosso. Altra questione, ragazzi, quindi importante: mettere 2 DC, 2 terzini, dipende, ragazzi, da voi, come vi trovate meglio. Diciamo che ovviamente col terzino, anche se difensivo, essendo un giocatore un po' anarchici, ogni tanto tenderà comunque a salire e a dare copertura, ovviamente, che non è del tutto sbagliato. Dipende, ragazzi, semplicemente bisogna testare. Io delle volte la uso così, la difesa a volte la uso messa normale, dipende anche un po' dai moduli, cioè se abbiamo molta copertura a centrocampo, come in questo caso, che comunque ho 2 bei mediani, posso magari avere una difesa un pelino più azzardata, ok? Quindi messa magari in maniera più particolare, un terzino, 2 terzini offensivi. Certo è che, ragazzi, poi dipende anche molto noi quanto siamo capaci a difendere. Cioè, se io so di essere forte in difesa, che comunque subisco sempre pochi gol, gli avversari non li faccio mai giocare serenamente, via dicendo, ragazzi, è un altro discorso che magari una persona che invece prende 10 gol a partita, ovviamente. Io vi consiglio sempre, soprattutto per i più nuovi, partire dalle cose semplici e classiche. Io infatti ho proprio preso questo modulo, che attualmente è quello che sto utilizzando, che è uno dei moduli più completi ma anche più semplici che ci siano, più classici proprio in assoluto. Ma perché? Perché comunque, ragazzi, bisogna partire dalle cose basilari. Io la difesa l'ho modificata, ma inizialmente la stavo utilizzando base, ok, con un solo terzino che spingeva, perché col contropiede, ragazzi, c'è anche da considerare questo: col contropiede avere 2 terzini che spingono significa giocare con una difesa a 2, non a 4, ok? Con un contrattacco, con un possesso palla potrei anche farlo, ma con un contropiede è un pelino rischioso. L'ho fatto qualche volta, è divertente perché si attacca in tanti, però, ragazzi, quando gli avversari ripartono dobbiamo essere molto forti in difesa, perché spesso e volentieri difendiamo in pochi e quindi, ragazzi, potrebbe essere rischioso. Quindi c'è da considerare appunto proprio anche questo, oltre agli stili di gioco individuali, terzino offensivo, terzino difensivo e via dicendo. Ragazzi, con che stile di gioco stiamo giocando? Col contropiede? Benissimo. La squadra quindi che tipo di movimenti farà? Come dico sempre, ragazzi, alla fine comunque della fiera è sempre un miscuglio di informazioni, dove noi alla fine della fiera poi dobbiamo cercare di capire qual è la soluzione migliore per noi in quel momento, in quel modulo, con quel determinato gameplay. Cioè non esiste una regola generale finita che dici ok, la matematica dice che 2 più 2 fa 4. Non funziona così, purtroppo, ragazzi. Cioè potrebbe essere sempre qualcosa che va oltre, diciamo, quelli che sono gli schemi matematici, no? Perché noi diciamo ma con il possesso palla i giocatori dovrebbero muoversi così. Sì, ma se noi ci mettiamo comunque 2 terzini offensivi, ragazzi, ci sarà sempre quello che si va a far la sgaloppata, pur magari non fornendo sempre subito l'appoggio, ma preferirà magari più buttarsi in avanti. È da testare, da capire e da vedere. Altra cosa, ragazzi, fondamentale: i booster, ok? Quando andiamo a maxare un giocatore, tornando quindi al discorso che facevamo prima, ricordiamoci, ragazzi, dei booster, perché i booster sono chiaramente quelle statistiche migliorate che avrà quel giocatore. In questo caso Maldini, essendo una versione un po' vecchia, ne ha solo uno, ma ci sono giocatori che ad esempio ne hanno 2. Prendo adesso un secondo questo Xabi Alonso solo per puro esempio, dove di solito il primo ce l'hanno già di default, il secondo però glielo diamo noi. Quindi quando noi andiamo a maxare un giocatore, ad esempio una leggenda, ok, come potrebbe essere ad esempio questo Chiellini, valutiamo bene, ragazzi, che tipologia di booster dargli. Cioè, se vediamo che è carente su qualche cosa, cerchiamo magari di migliorarli quelle col booster, che comunque gli danno quei punticini in più. Oppure vogliamo fare il discorso inverso, vogliamo buggare, cioè portare a dei livelli assurdi determinate statistiche, diamogli il booster su quelle determinate statistiche. Io consiglio sempre più equilibratura, ragazzi, nel senso è meglio avere, secondo me, un giocatore più equilibrato piuttosto che buggato solo su certi aspetti e magari su altri meno. Però ovviamente, ragazzi, sta a voi cercare di vedere e capire come
secondo voi è meglio fare. Poi per il punto di vista, e chiudere ragazzi, per il punto di vista appunto divertimento, certo, se mi dite ma io con 2 terzini difensivi attacco molto di più, mi diverto molto di più, con un terzino mattatore, un offensivo mi diverto, e invece con 2 difensivi non mi diverto perché non ho appoggio. Certo ragazzi, dipende un pochino, però sempre come appunto ci piace giocare a noi. Bisogna anche appunto considerare questo, adesso c'è giusta magari la regola di mettere 13 messi in linea, messi uno sopra l'altro, messi un po' come vogliamo, però poi alla fine della fiera dobbiamo divertirci. Io penso che ci divertiamo tutti un pochino di più ovviamente quando vinciamo rispetto a quando perdiamo. Quando vediamo che la squadra gira bene e ci fa vincere le partite, ovviamente ci divertiamo di più. Poi è chiaro che purtroppo sto gioco delle volte si bugga, i moduli improvvisamente non funzionano più, ci sono lag, ci sono tanti altri piccoli problemi, però fondamentalmente, come dico sempre ragazzi, l'importante alla fine della fiera è divertirsi, cioè trovare un modulo che sia con una difesa su, giù, 1, 2, 5 a 10, ragazzi, che però poi quando finiamo di giocare diciamo cavolo, sta squadra gira veramente veramente bene e ci fa divertire. Io ad esempio ragazzi questo modulo lo stavo proponendo con 2 terzini offensivi, però appunto mi sono accorto che faccio un po' fatica poi nel difendere, nonostante comunque diciamo me la cavi abbastanza bene. 2 terzini offensivi ho notato che mi portano a sbilanciarmi troppo e i mediani comunque anche loro delle volte tendono a salire, tendono a dare chiaramente supporto all'azione offensiva, e quindi io mi trovo un po' sguarnito e scoperto. Però vi dico la sincera verità, proprio questo modulo nello specifico, se volete testarlo, funziona molto bene anche con un terzino difensivo al posto del nostro amico Beckenbauer, quindi io vi consiglierei sempre chiaramente sopra, quindi incontrista, sviluppo barra terzino difensivo, e qui ragazzi se volete un terzino difensivo oppure comunque sempre uno sviluppo. Secondo me diciamo sono questi gli stili predominanti. Io ad esempio i frontali extra ragazzi non li uso tantissimo, ok? Perché comunque ragazzi sono dei giocatori che si muovono un po' simili all'incontrista, però non sempre appunto mi piacciono. Infatti principalmente uso l'incontrista o comunque uno sviluppo abbinato a lui. Non metto mai ragazzi, anzi facciamo così, prima ragazzi di dirvi chi non metterò mai, vi ricordo, così almeno continuate a guardare il video, dell'affiliazione di Amazon e di Gamivo, dalla quale appunto passando al link potete acquistare tutto ciò che volete e ovviamente non vi costerà nemmeno un centesimo. E inoltre ragazzi sono aperti per chi volesse sempre anche gli abbonamenti al canale. Quelli invece hanno un piccolissimo costo irrisorio di 1-2 euro, però sblocchereste per voi la possibilità di giocare con me e di accedere a dei contenuti in esclusiva dedicati appunto per i soli abbonati. Quindi Gamivo, Amazon ragazzi e abbonamenti. I primi 2 sono gratis, il terzo invece ha un piccolissimo costo, ma io sarei veramente veramente grato. Chi non metterei mai, finiamo il discorso ragazzi, non metterei mai ad esempio un frontale extra e un incontrista insieme, non metterei mai 2 incontristi insieme ragazzi. Perché? Perché 2 incontristi insieme significa che giochiamo con una difesa, se siamo a 4 giochiamo con una difesa a 2, perché tenderanno entrambi a fare gli stessi movimenti e quindi non si comportano bene. Il consiglio, come anche per l'attacco, è quello di mettere un giocatore che va e uno che viene, ma questo un po' anche come ragazzi nel calcio reale, fondamentalmente le difese come anche gli attaccanti si muovono così, uno viene incontro e l'altro va in profondità per gli attaccanti, nei difensori uno esce e l'altro copre. Quindi ragazzi siamo giunti alla conclusione di questo bellissimo video. Parleremo poi nei prossimi anche di per quanto riguarda il centrocampo, la tre quarti, quindi e gli attaccanti. Io vi saluto, fatemi sapere nei commenti che ne pensate. Alla prossima dal vostro Luca Taran. Ciao!